Hi everyone, ciao a tutti and welcome to this new live streaming. Today I would like to talk about a new improvisation number 2. Ciao a tutti, benvenuti a questo episodio di imparare a suonare il blues e oggi vorrei analizzare l'improvvisazione numero 2. And to do this I suggest as always to go to the Facebook group. Here, vi suggerisco di andare al gruppo Facebook and here you can go to the file section. Potete andare nella sezione file and open this new PDF file, aprire questo nuovo file PDF. And this is the improvisation that we will analyze today. Questa è l'improvvisazione che analizzeremo oggi assieme. It's an improvisation on the blues in F, as always. If you haven't seen the previous episodes, I suggest you to watch them because I explained everything about chords, arpeggios and basic stuff to know on this progression. Quindi se non avete visto la puntata precedente, vi consiglio di guardarle perché spiego gli accordi e varie cose. And I would like to remind you that if you want, you can download these files now for free from the group, while in the future they will become an ebook and I will probably sell it. Quindi se vi interessa potete scaricare i file gratuitamente adesso dal gruppo Facebook e in futuro diventeranno un libro. And I also would like to remind you that if you want to listen to this jazz improvisation number 2, blues jazz improvisation number 2, you can go to my YouTube channel here and you will find it here to listen to and to watch to my hands playing it. Quindi se volete ascoltare questa improvvisazione numero 2 di cui parleremo oggi potete andare sul canale YouTube e ascoltarla quante volte volete, anche guardando le mani e la notazione. And if you didn't subscribe to my YouTube channel, please do it if you want. It will be nice to keep in contact. Quindi se volete iscrivervi al canale YouTube vi ringrazio e sarebbe bello rimanere in contatto in qualche maniera così. Well, today we analyze this new improvisation, which is always an easy improvisation. Quindi analizziamo questa improvvisazione che è sempre un'improvvisazione semplice. In here I mostly use chordal tones and then I use passing tones, chromatic and diatonic passing tones. Quindi in queste improvvisazioni uso per lo più note degli accordi e note di passaggio cromatiche e diatoniche. And we can begin listening to the first measure, which is very easy. Possiamo ascoltare la prima misura che è molto semplice. It sounds like this. This is the first measure. And questa è la prima misura. We start from the root F, then we go up to the major third A and back to the root F. Quindi suoniamo la nota Fa, poi suoniamo la terza maggiore che è la tonica Fa, la terza maggiore è La e di nuovo suoniamo la tonica Fa. And then if you watch at these notes A, B flat, B natural and C, A, B flat, B natural and C,
They are just half step away one from the other. Queste note, La, Si bemolle, Si naturale e Do, sono a mezzo tono di distanza l'una dall'altra. Quindi diciamo che se io considero il movimento melodico dal La fino al Do, qua sto suonando un frammento di scala cromatica. Here I am playing a part of a chromatic scale, starting from A and going up to C. In between I play one chordal tone, which is F natural. This is very typical. I can play from one chordal tone to another chordal tone, like in this case. I play the third, A, and then I play the fifth, C. And in between I play the perfect fourth, B flat, and the chromatic passing tone between B flat and C. This is a chromatic passing tone. It is also a note from the blues scale because it is the sharp 4. So we can look at this under different points of view. Anyway, this is a sharp 4, but it is a chromatic passing tone between B flat, the perfect fourth for F7, and the perfect fifth, C. Quindi qui abbiamo un frammento di scala cromatica che va dal La al Do, che sono le note La, Si bemolle, Si e Do. Chiaramente La è una nota accordale, la terza, il Do è una nota accordale, la quinta giusta, e in mezzo abbiamo il Si bemolle che è la quarta giusta e il Si naturale che è una nota di passaggio cromatica, tra la quarta, che invece è una nota di passaggio diatonica, e la quinta che è una nota accordale. So B flat is a diatonic passing tone between A and C, and B natural is a chromatic passing tone between B flat and C. Okay, so we have two different kinds of passing tones, the diatonic passing tone, which is B flat, and the chromatic passing tone, which is B natural. Quindi abbiamo due diversi tipi di note di passaggio, la nota di passaggio diatonica che è il Si bemolle e la nota di passaggio cromatica che è il Si naturale. And this is a kind of game that you can do a lot of times, starting from a chordal tone, going down to another chordal tone, and then connect to another chordal tone higher using passing tones. So you can try to use this formula also starting from other chordal tones, not only starting from the third. But here we use this, and this is very typical in the blues contest. Questa è una cosa tipica del blues, diciamo, e del jazz in generale, unire la terza con la quinta cromaticamente. In questo caso usiamo anche il trucchetto, diciamo, di scendere alla tonica e poi salire una nota accordale superiore. E poi andiamo su fino all'ottava, quindi sempre la tonica Fa. And this is the root, one more time, F. Okay? So, this is a typical lick in some way. I would like to play it for you one more time so that you can hear it. Questa è una frase tipica, diciamo, che si può suonare su tutti gli accordi di dominante, ma anche sugli accordi major seventh. This lick could be played also on a major seventh chord, because we are not playing the seventh, so it could be used on both kind of chords. Then, on the second measure, we have the same idea, because we start from D, which is the major third for B flat, and we go down to the root, B flat. And then, if you look at these notes, we have D, then E flat, E natural, and F. F is the perfect fifth, and we go up always with the chromatic scale from D, E flat, E natural, and F. So this is a chromatic scale from the third up to the fifth, and we do the same that we did here. Quindi su questa seconda battuta facciamo la stessa cosa, partiamo dalla terza maggiore e saliamo, naturalmente terza maggiore di Si bemolle, e saliamo alla quinta di Si bemolle che è il Fa, sempre
con un frammento di scala cromatica, quindi la terza, la quarta e poi questa nota di passaggio cromatica e la quinta. E sempre in mezzo suoniamo questa nota che è il si bemolle, la tonica di si bemolle. And then at the end I wanted to change it. In the first measure I played it going up to the root. In the second measure I chose to go down to the root. So the lick is like this. So if we listen, quindi in questa seconda misura, diciamo, mentre nella prima misura salivo alla tonica dalla quinta per concludere la frase, in questa seconda misura scendo alla tonica dalla quinta, quindi ho la risposta discendente, diciamo. Se if we listen to both these phrases, we have and then we have. Quindi ascoltando tutte e due le frasi si nota che sono le stesse frasi, ma una ha la conclusione ascendente e una ha la conclusione discendente. Then we go to this last F note, and as you remember, if you watched the last episode, F, when we play one note on the last beat, on the upbeat, we always think at this note as something in relationship with the next chord. So, quindi questa nota Fa, che è il levare del 4, quindi dell'ultimo beat della battuta, lo consideriamo sempre come un anticipo rispetto all'accordo di Fa. Quindi abbiamo il Fa che è la tonica già di questo e non lo consideriamo quinta di Si bemolle, anche se lo è in realtà. So we think at F as root for F, not as a fifth, perfect fifth for B flat, okay? And then here we have the same phrase that we played in the first measure, and I play it for you. One more time up to F, but we use a different ending and we play E flat, which is the minor seventh, and then C natural, which is the fifth for F7, but it also is the root for C minor 7, so we can think both ways. Quindi la frase è identica su questa terza misura come la prima misura, però arrivati su al Fa, diciamo, scendiamo alla settima minore e poi andiamo alla quinta di Fa, che però è già tonica per Do minore. Quindi vi suono le prime tre misure e sentirete che sono connesse perché hanno tutte e tre chiaramente sono costruite sulla stessa idea. All of these three measures are built on the same idea and they sound very similar, so they sound very connected in some way. So I played them for you. It is very easy, but it works. So, è molto semplice, ma funziona e stiamo utilizzando, diciamo, una geometria simile. We are using the same tools to build these phrases. And then we go on, and here on F7 we have this B flat note. As you can see, it's always in the same place. It is always in anticipation for the next chord. So, in fact, if I try to analyze this in relationship with F, I immediately understand that it doesn't work because it is the perfect fourth for this B flat, for F7. So B flat is the perfect fourth for F. And in relationship with B flat, it works because it is the root. So we play from here and then we go, and as you can see, we play the same idea that we had here. So we play the third down to the root, and then we connect from the third up to the fifth. Exactly the same that we did here. And so I'm going on with the same idea here. And then here I chose to write going up instead of going down like I did here. Quindi qua però dalla quinta ho deciso di salire
alla tonica invece di scendere alla tonica come avevo fatto qua. Quindi suonando dal si bemolle vi suono la melodia. Which is the same, I play it one more time, which is exactly the same that we play here. Ok, and we go up to the root, quindi in italiano alla battuta 5 suoniamo esattamente la stessa melodia che suonavamo alla battuta 2, esattamente identica, ma invece di salire, invece di scendere, come succedeva alla battuta 2, dalla quinta alla tonica, qua saliamo dalla quinta alla tonica più acuta, quindi suoniamo esattamente la stessa frase che avevamo suonato in Fa, naturalmente trasposta all'accordo di Si bemolle, quindi una quarta più in alto. Then, here, we play A flat over B, because remember this is always an anticipation. Qui suoniamo La bemolle, che è già in relazione con il Si diminuito, perché è un anticipo sempre, tanto che l'ho scritto legato. And this is the diminished seventh for D diminished. So I play these 2 bars for you just to listen to the melody, starting always from here. Vi suono queste 2 battute. Le suono ancora una volta. So here we have the diminished 7 for B diminished, and then we have a passing tone, because if you look at this note, this is the diminished 5th for B diminished, and in between we play the G note, which is the minor 6th. Okay, so we can always play a minor 6th on a diminished chord. And we play the diminished 7th, the minor 6th, and then we play the diminished 5th. Okay, diminished 7th, diminished 5th. So, you already know that this note in between is a diatonic passing tone. Quindi qui noi suoniamo la settima diminuita, che è il La bemolle per il Si diminuito, poi suoniamo la quinta diminuita, che è il Fa per il Si diminuito, e in mezzo suoniamo il Sol, che è la sesta minore o tredicesima bemolle, e quindi stiamo unendo 2 note accordali, la settima diminuita e la quinta diminuita, e in mezzo stiamo suonando la tredicesima bemolle o la sesta minore, quindi una nota di passaggio diatonica. Then, here, we go down, and this is particular because if you want to analyze this in relationship with B, you immediately understand that these notes don't work on this chord, because C is the flat 9. Maybe you don't know, but mostly we prefer to play the major 9th, not the minor 9th, on a diminished chord. And this is B flat, which is not B natural, the root. And this is A, that is the major 7. This note is the only one that works on this chord. No, sorry, the A natural doesn't work. This one works, sorry, because if you call it A sharp, it becomes the major 7th, and it works on a diminished chord, the major 7th. Anyway, this just to say that these 3 notes are not in relationship with B diminished, but I chose to play them in relationship with F. So this is an anticipation using 3 notes. And you can do this. This is important to know. Sometimes these bar lines that we have, they are not walls. They are not something that we can't play across. So we can play something before, already thinking to the next chord. Okay. And in the same way, we can sometimes go on and play something on B diminished, also if we already have F7.
So we can play some notes in relationship with B also in this part of the measure. And this always works everywhere, okay? So we don't have to look at these bar lines like walls. They are not walls. They are just a guide for us to understand harmony, but they are not walls. Quindi stavo spiegando che queste tre note in relazione con il Si diminuito non funzionano molto perché questa è la nona bemolle e spesso sul Si diminuito tendiamo a voler suonare la nona maggiore. Questa è la settima maggiore se la chiamiamo La diesis ed è forse l'unica nota che funzionerebbe sul diminuito. E questa sarebbe la settima minore e non funzionerebbe. Perché in realtà io qua ho scritto queste tre note già pensando all'accordo di Fa settima. E quindi diventa molto semplice capire perché le ho suonate, perché il Do diventa la quinta del Fa settima, La sarà la terza del Fa settima e in mezzo troviamo il Si bemolle che è la quarta giusta ed è una nota di passaggio diatonica, come sempre per unire due note accordali. And so if I analyze these three notes in relationship with F, C is the perfect fifth for F7, A is the major third for F7, and in between we play B flat, which is the perfect fourth, but as always it is a diatonic passing tone. Diatonic because it is part of the scale that we use on F7. You don't know scales because, or maybe you know them, but I never explained these scales. I will in the future, but for now I just would like to talk about easy improvisations. So you can just believe me when I say that this is a part of the scale. In the future I will explain chords and I will explain scales for each chord. So here we are, I play this phrase one more time for you. Vi suono ancora una volta la frase. One more time. Here we are, and this is the major third. Then one more time, I used the same idea, like here, a part of a chromatic scale from A to C. Dalla terza, from the third up to the fifth, I go on, always playing the perfect fourth, chromatic passing tone, and I go to the fifth. So, as you can start imagining, these improvisations are built using a lot of chordal tones because I always prefer to explain how important are these chordal tones. Quindi qui ancora una volta suoniamo dalla terza alla quinta e uniamo queste due note sempre con una nota di passaggio diatonica, la quarta, e una nota di passaggio cromatica, la quarta eccedente, il Si naturale, che è la stessa idea di praticamente tutto l'esercizio, tutta l'improvvisazione. Here we do something that we did also in improvisation number 1, which is playing the root for F7, then play this E flat, which is the diminished fifth for A half diminished, but it is also the minor seventh for F7, and in between we play a chromatic passing tone. So here we have, as always, two chordal tones, and in between we play the major seventh, or better, a chromatic passing tone. Quindi anche in questo caso noi suoniamo due note accordali, il Fa e il Mi bemolle, il Fa è la tonica per Fa settima, il Mi bemolle è la quinta diminuita, e in mezzo chiaramente suoniamo ancora una volta una nota di passaggio cromatica, che è il Mi naturale. Chiaramente lo so perché Mi naturale sarebbe la settima maggiore di Fa, ma visto che l'accordo di Fa è un accordo di dominante, prevede la settima minore, questa non può essere una nota buona, diciamo. Però è una nota che funziona in realtà molto bene perché congiunge cromaticamente, sappiamo che il jazz è costruito utilizzando molti cromatismi. So now I would like to play this phrase from here to here, just to listen to it. One more time.
And then we go on and we find on D7 this F note, and I used this F note also in the improvisation number 1, exactly in this point, and it is the sharp 9 for D7. So here the concept is different because, you know, the major third for D7 would be F sharp, but this is an F natural. So it is not the major third. It would be the minor third, but you know, on a dominant 7 chord we can't call it minor third, but we call it sharp 9, augmented 9. Quindi in questo caso usiamo, ho voluto suonare sempre la nota Fa su questo accordo di Re settima, e in questo caso diciamo che non è una nota accordale perché l'accordo di Re settima avrebbe il Fa diesis, mentre in questo caso abbiamo il Fa naturale che non è la terza maggiore ma sarebbe la terza minore, però se l'accordo è un accordo di dominante chiaramente ha la terza maggiore e quindi questa è la nona diesis o nona eccedente, diciamo, no? And then here we play another note. We can analyze this in a lot of different ways if we want, okay? So the easiest one is thinking at it as a chromatic approach to D, because as you can see we go from E flat down half step to D. Quindi la prima analisi che potremmo fare è considerarla un approccio cromatico discendente per la nota Re, questa nota Mi bemolle. But it is also the flat 9 for D7, because we are half step up from the root, quindi è anche la nona bemolle per Re settima. This is the second kind of analysis that I can have. È il secondo tipo di analisi che posso fare rispetto a questa nota. But I can have also a third kind of analysis of this note, because if this is a passing tone, hypothetic passing tone, because we don't play F sharp here, this is another passing tone between F and D. So this is anyway a kind of melody going down in steps, and this is also a passing tone between, and diatonic passing tone. I call it diatonic because here I think to a particular scale which has got the sharp 9 and the flat 9. So these two notes are part of a scale. This scale is the Super-Locrian mode that we don't know yet in these videos, but I will explain it in the future. Quindi questa nota può essere esaminata, appunto, come dicevo, come approccio cromatico discendente verso il Re, ma potrebbe anche essere esaminata come nona bemolle rispetto al Re settima, quindi considerare che è mezzo tono sopra la tonica, quindi una nona bemolle, ma un terzo tipo di analisi, diciamo l'analisi che riguarda il ruolo che può avere questa nota, è anche una nota di passaggio, potrebbe essere anche una nota di passaggio, considerando di avere per esempio qua un Fa diesis che non c'è in realtà, questa potrebbe essere anche una nota di passaggio che scende a un'altra nota di passaggio e arriva a una nota accordale. O comunque, this note could also be considered an extension. Okay, so when we play one note 1 second or 1/4 or 1/6 in a direct way, it means that this note is something that enrich this chord, and we can call it also extension, quindi è un'estensione, può essere anche chiamata estensione in quanto va ad arricchire la sonorità dell'accordo ed estenderla, perché questo accordo di base avrebbe la tonica, la terza, la quinta e la settima minore, e in questo momento io suonando questa nona diesis sto estendendo l'accordo, anche per questo si chiama estensione. Yes, when I think to this chord, usually I play root, third, fifth, seventh, and when I play the sharp 9, like in this situation, that sharp 9 is something that enriches the chord. So we call it extension for this. Okay, and then this could be a passing tone. This could be it is the flat 9. It could be a chromatic descending approach to D, and a lot of different points of view for the same note. Okay. And then we go here to D. But before, I would like to play from here to
here, just to listen to this. So this F, E flat. Here it is very easy to understand that we are playing the perfect fifth, then we go down to the root, which is G, and then we go up to the minor third, which is B flat. In between we play, of course you already know it, it's a diatonic passing tone. It is the major ninth, but it is a diatonic passing tone. Quindi qua stiamo suonando la quinta rispetto al Sol minore, la nota Re, la tonica rispetto al Sol, poi andiamo su di nuovo alla terza, Si bemolle, terza minore, chiaramente perché l'accordo è minore, e in mezzo suoniamo una nota di passaggio diatonica, che in questo caso è la nota La, che è la seconda maggiore rispetto al Sol. Okay? Quindi è un frammento, diciamo, di arpeggio, perché se noi pensiamo soltanto alle note Re, Sol e Si bemolle. Quindi Re, Sol, Si bemolle sono tre note che fanno parte della triade di Sol minore, soltanto che arricchiamo questo arpeggio con una nota di passaggio diatonica. So these three notes are always three chordal tones, perfect fifth, root and minor third. So this is an arpeggio in some way, and we just enrich it, playing the major ninth in between the root and the minor third. And then here, everything becomes very easy. We play one more passing tone, the C note, which is the perfect 4 for G minor, and we use it to connect a chordal tone, B flat, to another extension, because if you look at, of course this is an anticipation, you already know that when we play a note here it is an anticipation, and it is the flat 9 for C7, and this note in between is a diatonic passing tone. It is the perfect fourth, but I use it to connect the minor third and the flat 9. So remember that we can use a passing tone to connect also two tones. Not both of them have to be chordal tones. In this case, this is not a chordal tone. Or maybe it could be considered a chordal tone if we think at this as an extension for C7. And therefore it is the flat 9, and this is not anymore a C7, it is a C7 flat 9, okay? Because we are enriching this chord with this extension, the flat 9. Quindi usiamo la nota Do, che è la quarta giusta per il Sol, per unire queste due note che sono la terza minore di Sol e la nona bemolle di Do, perché questo è già chiaramente levare del 4, quindi è un'anticipazione per il prossimo accordo. Questa non è una nota accordale, se noi pensiamo ai 4 suoni che compongono l'accordo di Do settima, che sarebbero Do, Mi, Sol e Si bemolle, ma è la nona bemolle, quindi possiamo considerare che le note di passaggio non sempre uniscano note per forza accordali, anche se questa nona bemolle potrebbe anche essere considerata una nota accordale per Do settima, se pensassimo però che è un Do settima nona bemolle, quindi è un Do settima esteso fino alla nona bemolle, ok? Quindi D flat is the flat 9, Re bemolle è la nona bemolle, and C is a passing tone, perfect fourth for this one. You could also think at C as an anticipation, okay, and B flat could be also an anticipation, but I didn't think in this way. Anyway, everything is possible. Quindi sarebbe stato possibile anche pensare al Do come la tonica e la nona bemolle. Io non ho pensato in questa maniera, però in qualche maniera potremmo anche considerare questo già parte facente di questo qua, in qualche maniera. Usually when we have 2-5 minor chord going to the fifth, then we can think at just one of these two chords. So maybe this melody works on C7 anyway, because it would be the ninth, then the fifth,
the 13th, the minor 7th, root, flat 9, 9th. So, quindi avremmo potuto pensare anche, molto spesso capita di pensare così, invece di pensare a un secondo quinto, pensare subito al quinto, e quindi questa potrebbe essere stata la nona, questa la quinta, la tredicesima maggiore, la settima minore, la tonica e la nona bemolle. In fact, if you want, you can play this phrase on C7 and don't play G minor. Okay, and then we go on, and here we have the sharp 9. I wrote it E flat. It would be it would be better to write it D sharp. Sorry, D sharp. But anyway, it's the same note. Sometimes just to read in easier way, I write it in relationship with the blues scale or the key in some way, F7, you know. But anyway, it's the sharp 9, it's D sharp. Quindi questa nota è la nona diesis, avrei potuto scriverla re diesis, sarebbe stato più corretto, però in qualche maniera per semplificare la lettura in rapporto con il fa settima, con la scala blues di fa, eccetera, eccetera, ho preferito scriverla come mi bemolle. Quindi la nona diesis, di nuovo la nona bemolle, one more time the flat 9, one more time the sharp 9, and then we go down to the perfect fifth for F7. And this is an anticipation, as always, okay? I would like to play this phrase for you from here to here, and then we talk about the last note. Quindi suono questa frase un'altra volta. One more time. This last note is the root of the blues, so of course I used it to end this exercise, this improvisation. Remember that I wrote this improvisation, so it's not an improvisation, it's something that I chose to write using some tools, something, okay? But in some way this is the root for F7, but one more time, like we had here, this is the sharp 9 for D7, so in some way it's the same idea. It is an ending note in some way, but it is also a note with this particular energy in relationship with D. So it was a kind of idea of finishing it, how to finish it on F, but giving anyway the energy to go on in some way, being the sharp 9 for D7. Quindi questa è la nota Fa, che è la nota tonica del blues, quindi ovviamente è una nota conclusiva rispetto all'accordo al blues in Fa in generale, però è anche la stessa nona diesis che abbiamo usato qua sul Re settima, ed è una nota che ha una certa grinta, una certa energia, diciamo, quindi ha anche un'energia per un certo tipo di rilancio energetico, diciamo, per andare avanti con ancora il blues. So this is what I wanted to explain. As always, really easy concepts, but I always would like to remind you that they are easy concepts to understand, not easy tools to use when you improvise. So I wrote these exercises for my students to give them some examples of how you can build some melodies just using easy tools. And I think that for a jazz improviser, a student could be a really important start learning this in an easy way, okay? Using easy tools, but knowing how to use them. Quindi è un'improvvisazione semplice, sempre usando accordi, note accordali, diciamo, note di passaggio come sempre, però non è, come dicevo anche l'altra volta, non è semplice improvvisare utilizzando queste idee al volo, diciamo, no? Per esempio l'idea di trasporre, the idea to transpose the same phrase on different chords. It seems to be easy, but it's not so easy to do when you improvise. È un'idea semplice quando la si vede scritta sulla carta, ma non è poi una cosa così facile da fare
nel momento in cui stiamo improvvisando, insomma, no? Quindi anche questo è importante. Poi these little differences going up, going down, and then if here I went down, here I want to go up. These are little differences that you can try to think while you improvise, and it would be interesting to understand this. Or here, when you go up, and then here you go up one more time, but then you go down. So you use a kind of compensation for this melody. So a lot of little things. For example, here on C7, just 2 notes. The flat 9, the sharp 9, flat 9, sharp 9, just 2 notes. Sometimes we don't need to play a lot of notes on each chord. Just a little of rhythm to play them, and it works. Quindi qua sul Do settima, per esempio, abbiamo soltanto 2 note e non è sempre necessario suonarne tante di note. Alle volte bastano 2 note, un po' di ritmo e la cosa può funzionare, no? But we need to have really the idea clear in our mind before we play it. And to do this, I think it's very important to learn from examples. So, talking about what we do together, I suggest to you to learn these improvisations. Quindi, parlando di quello che facciamo assieme, vi consiglio di imparare queste improvvisazioni. And when I say learn these improvisations, it means learn by heart. It means that you can play them on a backing track and you can sing them on a backing track. And while you play them, you know what kind of stuff you are using. If you are using chordal tones, if you are using passing tones. Quindi impararla a memoria, queste improvvisazioni, e saperle a memoria vuol dire che non serve più lo spartito, non devo più guardare lo spartito, e le posso suonare sulle basi, e mentre le suono so che cosa sto utilizzando, quindi quali sono le note accordali, quali sono le note di passaggio, posso cantare questa improvvisazione. Quindi, when you transcribe something from a CD, and here you just have the notes, but you can learn by just transcribing the same. And it's very important to write these transcriptions, I think, because in this way you can analyze them. Quindi quando trascrivete qualcosa da un disco è importante saperlo scrivere o tentare di scriverlo, perché in questa maniera è possibile analizzarlo. And then you can try to play it knowing what you do. Quindi dopo puoi cercare di suonarlo sapendo che cosa stai suonando. And all of these techniques that I use are very common in a lot of improvisations, all of the improvisation, I could say. Quindi tutte queste tecniche semplici che sto dimostrando sono presenti in tutte le improvvisazioni di jazz. Not only in the improvisations, they are always present also in melodies, themes. Quindi sono presenti anche nei temi, non solo nelle improvvisazioni. And then remember, like I said also in the last video, try to understand also the rhythm that we use. So try to sing this without notes, but just potica, tica, dica, tiku, tak, ta, dica, to, tiku, tak, ta, to, ti, ta, pan, 2, 3, 4, to, tica, ta, ta, do, ba, pam, pi, bam, pi, da, pan, ta, ta, di, pi, da, pan, 2, 3, pap, pa, di, ku, du, pan, tu, ban, ti, bon, pa. Okay, so this is very important because every phrase works because it has got its own rhythm. Quindi ogni frase suona perché ha anche un suo ritmo, quindi cercate di imparare, se vi va, ovviamente nessuno è obbligato a fare niente, ma se vi va, imparare anche i ritmi di queste frasi in generale, oppure quando trascrivete dai dischi io vi consiglio di concentrarvi molto anche sull'aspetto ritmico, che spesso e volentieri viene lasciato in secondo piano, invece è proprio quello che dà, diciamo, il grosso dell'interpretazione, no? A quello che facciamo. Well, this is it. I hope everything worked. Now we can go back to this vision. And
as always, I would like to ask you if you have any question. I can check out the chat here. And if you have something to ask, se avete qualcosa da chiedere adesso su questa cosa, in generale, se vi vengono dei pensieri, delle idee, something that you want to ask, also not directly connected to this, but in some way inspired by this, please ask me, and as always I try to answer. Quindi se avete qualcosa da chiedere io proverò a rispondere. Intanto ciao a tutti. Welcome to everyone. Could you do some comping studies like the melodic studies? I will be really nice. Okay, yes, Telmo asked if I can write some compings, and I will, surely, but now I have 10 etudes, 10 improvisation like this that I want to analyze together with you, and for now I will work on this. Then I will give you also some chords to play over the structure of the blues, surely. Quindi per adesso ho 10 improvvisazioni da analizzare che analizzerò insieme a voi e spero che voi vogliate impararle, e dopo sicuramente passerò anche degli accordi, degli accompagnamenti in qualche maniera. Etudes, chordal etudes are not so easy. You know, you can connect things, but usually it's better when you improvise them because you already know the positions. I surely could also write them, but I never did that. So I will share with you some chordal positions, a lot of chordal positions if you want, if you like it. And then I will explain how to try to connect them, but I will not write chordal etudes because it's very difficult to write them. But we will see what will happen. Okay? Quindi proverò a scrivere degli accompagnamenti, ma più con degli accordi statici, ma vi spiegherò come cercare di connetterli, quindi cercare di imparare a fare anche qualcosa di improvvisato con gli accordi, che è molto più difficile. E to tell the truth, it's very important to understand that playing chords is the same like playing melodies. And I already said this in a lot of videos together. Because chords are melodies at the end. You know, we always have to sing like singers. Each string is a singer. And so if we become very good in playing melodies, improvising melodies, every note with a meaning, at the end we can do the same with more than one note at the same time, and we are playing chords. Quindi se noi impariamo a costruire molto bene delle melodie, e quindi con tutte le regole delle note di passaggio e altre regole che vi spiegherò man mano, alla fine suonare gli accordi significa soltanto suonare più melodie contemporaneamente. Può non sembrare vero, ma in realtà è proprio vero. I musicisti più avanzati vedono tutti gli accordi come un insieme di melodie. All the advanced musicians usually think at chords like melodies. They don't think at chords like we do sometimes in playing jazz, okay, just positions. So it's very important to think melodies first. And for this I prefer to talk about passing tones, chordal tones, and all of these things. Then maybe we could start thinking two notes at the same time. And this would be an interesting point to reach in some way, to start thinking something similar to chords, but just two notes at the same time. Quindi potremmo iniziare a pensare a due note assieme invece di pensare ad accordi direttamente. Ecco, questo è. You're welcome, Jerry. I'm happy that you like it. And okay, Telmo, yeah. Do you have anything more to ask before I play the last improvisation? As always, I play a blues. I can play maybe a longer blues, just if you want to transcribe something from this video.
because I always want to play really slow so that you can watch at my fingers and maybe take some ideas from here, also using the video in the same way. And before I play this improvisation, please, if you really like what I try to do, I ask you just a favor to share it. And if you are not a subscriber, to subscribe to the YouTube channel. And if you want to share these videos, and if you want to spread the idea with some friends, it would be very nice, and thank you for this. Quindi se volete condividere il video, iscrivervi al canale YouTube, chiaramente mi farebbe piacere e sarebbe un aiuto, quindi grazie se lo fate. Ok, no one else has got other questions, so I play the blues for you, and I will play maybe 5, maybe 10 minutes, I don't know. If you want to stay, if you want to watch, I will try to change ideas and play different things, okay? But always very slow, because, you know, I have to say that I really prefer to go slow when I play. When you play fast, this is my opinion, personal opinion. When you go fast, yes, you have a lot of energy maybe, but at the end, it's very difficult to have different ideas when you play fast. And if you look to transcriptions also from very, very good musicians, when they start playing 16 notes, for example, they mostly play scales or just the scale or some arpeggios, but that is stuff that is in some way already ready to be played fast, okay? While when you play slow, you can really try to build something and connect different melodies, okay? And I really like this point of view more than playing scales up and down or arpeggios. Sometimes energy, you need to spend some energies playing something fast, but I prefer to go slow. And this is because when I follow an improvisation, I always, when I listen to an improvisation from another musician, I usually listen to how these melodies are together, built together. Quindi suonare veloce, adesso suonerò lento, ma perché preferisco suonare lento, spesso e volentieri, e anche preferisco ascoltare musica lenta, dove molto spesso possono essere suonate le cose più interessanti dal punto di vista melodico e ritmico. Because when you play fast, also rhythm, you always play you know, it's difficult to start playing, you know, and subdivide rhythm. While when you play slow, you can do a lot of things also using rhythm. And of course you can also change melodies. Quindi è possibile essere molto più ricchi, secondo me, se si suona lentamente piuttosto che se si suona velocemente. Ok, I play the blues for you. Yes, Jerry, yes, slow playing. Jerry says that these small ideas are very important for beginners, and I think that they are, but they are not only for beginners, because if you will transcribe and you will try to analyze improvisations from very good musicians, you will see that they use these techniques always. So it's something that we don't know, but we don't know. Of course, advanced musicians, they know everything about this, but everyone uses this. Ok? Quindi sono tecniche che tutti quanti usano e le troverete anche negli assoli più complessi, più difficili in realtà, perché sono quelle che costruiscono la melodia da secoli in realtà. Ok, I play a blues for you, very slow blues, and I will play for 5-10 minutes, and if you will be here at the end, okay, if you will not, I say goodbye now. Quindi se ci sarete alla fine, ok, se no vi saluto già adesso e adesso suono un blues per voi, un po'.
Okay, guys. If you are still here, do you have something to ask? No? Okay. See you next video, next lesson, next what you want. Ok? If you want, share, please. Ciao, ci vediamo la prossima volta e se vi va di condividere. As if you want to write something in the comments, ask something in the group, please do it. About guitar, of course. Se volete scrivere qualcosa, fatelo nei commenti in generale, sulla chitarra, eccetera, eccetera. Ok? Grazie. Ciao ciao. Thanks for watching. Ciao, bye bye. Bye.